Si parla sempre di più di blockchain. Scopriamo perché il mondo dell'arte ne è attratto. Il sistema ed il mercato dell'arte sono sempre stati caratterizzati da un'opacità, da una difficoltà di accesso alle informazioni, che spesso hanno fatto il bello, il brutto e il cattivo tempo degli operatori del settore. Ora si paventa all'orizzonte la blockchain, quale soluzione a tutti i mali. Vediamo in parole semplici di che cosa si tratta e di come può essere applicata al sistema e al mondo dell'arte. La blockchain è come un libro mastro, è un registro virtuale dove le informazioni vengono validate da più utenti, rendendo immodificabile l'informazione stessa e confermandone l'autenticità e la veridicità. Abbiamo un documento, un contratto, un'informazione che viene crittografata e resa con un codice. Questo codice viene immesso nella rete che riceve la convalidazione di operatori disposti in tutto il mondo. Cosa significa quindi? Che la blockchain non è un unico operatore che conferma un'informazione e quindi in qualche modo ne è padrone o può modificarla in qualsiasi momento, ma è bensì una rete, una catena di blocchi grazie alla quale è possibile tracciare questa informazione e avere una validazione da tutti i protagonisti. Cosa significa? Che se viene meno anche soltanto un blocco, quell'informazione non è considerata valida. Di conseguenza sarà più difficile andare a corrompere tutti questi validatori che sono sparsi nel mondo. E questo rende l'informazione circolare, un circolo chiuso nel quale vi è sempre una convalida. E laddove uno di questi blocchi venga meno o reputi non coerente l'informazione, fa saltare l'intera catena. Siamo davanti a un sistema che permette di essere controllato da chiunque, ma la cosa più interessante è che quello che viene controllato non è il file di origine, ma bensì è solo la coerenza di percorso. E grazie a questo famoso codice che viene denominato hash, noi possiamo andare a ricostruire l'intera veridicità e percorso di quella informazione. Questo è il potere della blockchain, ma nell'arte ci sono delle problematiche che sono specifiche. Arte e trasparenza sono due parole che in qualche modo difficilmente convivono. La blockchain vuole portare da un lato trasparenza, dall'altro nuove opportunità di mercato, di liquidità. Per questo si può pensare a una grande suddivisione della blockchain a supporto del mondo dell'arte, in tre macro categorie: la digital art, l'art business solution e la tokenizzazione delle opere. Questi tre aspetti in qualche modo racchiudono l'intero ecosistema del mondo dell'arte. La prima è a supporto di quella che viene considerata l'arte digitale, quell'arte nata esclusivamente per i supporti digitali e realizzata interamente a computer, perché avere un sistema che possa certificare e in qualche modo crittografare e controllare l'utilizzo dell'arte digitale è un qualcosa di assolutamente interessante. Da un lato verso la tutela degli artisti e dei collezionisti e dall'altro lato l'artista essere sicuro che quel file non venga venduto più di una volta. Stiamo andando a tutelare l'autenticità della digital art, andando ad assolvere anche quelle preoccupazioni da parte dei collezionisti di un mercato non ancora consolidato come quello dell'arte digitale, che pone molti dubbi sulla riproducibilità e quindi di conseguenza sulla sicurezza e sulla stabilità del mercato stesso. Pensiamo che proprio da poco la prima opera digitale certificata in blockchain è stata venduta a $140.000. Il suo nome era CryptoKitty, ottenendo un grande interesse da chi sta scommettendo su cryptocurrency, ICO e altri sistemi affini. La seconda opportunità della blockchain è l'Art Business Solution, ossia tutte quelle procedure a supporto del sistema e del mondo dell'arte. Da un punto di vista operativo, quindi tutto quello che può essere a supporto di provenance, quindi la provenienza, il tracciamento dello storico, la gestione delle opere d'arte, la verifica dell'autenticità o ancora il tracciamento dei vari passaggi. Al momento sono in fase di sviluppo diverse piattaforme che utilizzano la blockchain a supporto della certificazione e della gestione di collezioni per artisti, collezionisti ed operatori del settore. Una fra tutte, ArtRights, la prima piattaforma che permette di tracciare lo storico di un'opera d'arte, dando l'opportunità ai vari stakeholder di poter validare le informazioni, perché maggiori validazioni noi avremo e informazioni avremo su un'opera d'arte, più sarà possibile che questa sia autentica e avere quindi un incremento del suo valore nel tempo. L'altro aspetto è quello della tokenizzazione, ossia la cartolarizzazione di un bene di lusso, in questo caso un'opera d'arte. Per cartolarizzazione si intende la suddivisione in più parti di un bene unico. La blockchain permette questa suddivisione, la possibilità di vendere un'unica opera in piccole quote di proprietà, aprendo le opportunità a un mercato più liquido e più grande, offrendo dei beni e propri microtitoli di proprietà, il cui obiettivo è quello di creare un mercato secondario dell'arte, al pari a quello della borsa,
nel quale sia possibile vendere questi titoli e fare dei passaggi di proprietà incrementando il valore o creando quindi delle oscillazioni di mercato. Al di là di questi aspetti tecnici, la blockchain può essere una grande soluzione anche per quello che è la tutela degli artisti, la tutela del diritto d'autore, la tutela dei collezionisti, e può creare anche delle occasioni in cui piccoli collezionisti possono far parte di un grande progetto, nel caso per esempio della tokenizzazione, o ancora portare supporto in qualità di Art Business Solution nella gestione delle collezioni e nella loro tutela. La blockchain per il mondo dell'arte potrebbe essere una soluzione. Sicuramente non una panacea a tutti i mali, ma uno strumento utile per trovare una risposta ad alcune problematiche. Merita sicuramente un approfondimento, uno studio, e tu non arrivare impreparato.